Ad oggi 17 di voi hanno avverato il sogno di lavorare nel mondo delle auto ed essere padroni di se stessi, entrando nella nostra rete e portando il numero di centri Mama a 13. Se vuoi farne parte, contattaci per aprire il tuo centro di car detailing con noi. Trovi le info qui sullo schermo. Signori, bentornati nella serie dedicata alla Supra. Anche oggi siamo di corsa, stiamo andando a prendere il manicotto che mancava l'ultima volta, che ci doveva essere spedito. Non ci è stato spedito, quindi andiamo a prendere il manicotto, lo montiamo, poi finiamo di montare bene il pedale, rimontiamo tutto il cruscotto della Supra che avevo smontato completamente. Insomma, andiamo. Bene signori, abbiamo preso il tubo, di certo non ci servirà di questa lunghezza. Meglio averne in più che in meno, no? Giusto? Come quando ho tagliato. Che faccio? Lascio? Lasci. Poi già che c'ero vi faccio vedere cos'altro abbiamo preso. Eccolo qui, ho preso anche lui, mio amore. Non avevo niente da prendere e ho preso un bel Doberman. Anche lui oggi ci aiuta a sistemare la Supra. Signori, c'è Ios che vi vuole ricordare una cosa, guardate. Sitz. Bravo. Platz. Bravo. Anche così. Zampa. Sì, speak, dai, bravo! Avete visto Ios come ascolta? Adesso proviamo con voi. Scaricate l'applicazione Car Vertical. Scaricate l'applicazione Car Vertical. Volete per esempio un furgoncino? Guardate cosa abbiamo trovato. Un bellissimo Iveco in ottime condizioni. Guarda, adesso lo vendono in Slovacchia. Potete caricare quello che volete. Per esempio adesso ci ha caricato già sopra i suoi stessi pezzi. E non contenti, gli hanno anche tolto i chilometri. Da 617.000 chilometri di furgone, ora ne ha 159.000. Forse, signori, è il caso di utilizzare l'applicazione prima di comprare qualsiasi tipo di veicolo. Avete ovviamente il codice sconto PASSION, utilizzatelo per risparmiare il 20% e per non cadere in truffe come questa. Allora, una parte che dovrebbe sembrare semplice, ma in realtà non è così semplice, è andare a installare il nuovo pedale sulla macchina, perché chiaramente la pedaliera poi deve essere sfruttabile, no? Cioè non è che si può avere un pedale più in alto, più in basso, più a destra rispetto a come era prima. Quindi cercare di andare il più vicino all'originalità di come era prima. Allora Laura adesso ha creato una staffettina, io ho provato ad avvitarla, stiamo vedendo che effettivamente il pedale dell'acceleratore così è più in su rispetto a frizione e freno, quindi forse adesso creiamo uno spessore in modo che il pedale torni giù, non lo so, qualcosa ci dobbiamo inventare. Io sono abbastanza distrutto dal montaggio del pedale. Ma sei giovane, quindi giustamente sei te che devi fare il vermetto, entrare sotto il cruscotto. Io sono grosso, vecchio e stanco. E ti ha morsicato il ragno violino. In più, quindi guarda, quello lì è un plus. Allora, diciamo che adesso vedrete in sovraimpressione, vedi, non riesco neanche più a parlare. Vedrete l'acceleratore come hanno fatto altri che abbiamo trovato online. E secondo me il nostro è un po' meglio, perché quello che avevamo trovato era tutto in su. Invece in questo caso bisogna solo prenderci il piede e poi, se riesco anche ad applicarci come per la Evo delle pedaliere, sai, quelle che metti sopra, potrebbe anche essere che dopo torna praticamente dritto, perché quello sotto non lo vedi. Nel frattempo abbiamo un piccolissimo tubo e delle fantastiche fascette. Allora, è arrivato il momento di tagliare. Vai con il nostro bellissimo tubo che abbiamo scelto nero, in modo che internamente il vanomotore sia il più standard possibile, visto che vogliamo anche probabilmente cambiare colore alla macchina, perché nera l'abbiamo già vista a tante persone, sarebbe bello fare qualcosa di particolare, quindi non possiamo scegliere, per dire, il rosso degli interni del motore se poi la macchina è gialla, magari fa schifo. Quindi facciamo dentro tutto nero e non abbiamo problemi, andiamo. Allora, questa macchina adesso è nel 3000, perché al momento è stata modernizzata e dal computer possiamo vedere tutto. Prima si poteva vedere meno, qualcosa si vedeva sempre. No, non vedevamo niente perché c'era la password, vigliacchi, crucchi, malefici. Si sarebbe potuto vedere qualcosa se... Però mi servirebbero le chiavi. Giusto. 30, 70, 99%, 99,3%. Che ha bene i marchi, sta meglio di Se vado di più, così? No, più di così non va. Che culo. Ok, quindi 99,3, quindi apre tutto.
questo l'ha fatto lei, Adesso hai alzato un po' il minimo? No, è 900 giri, 8,90. Ok. Vai. Ora. Ma non legge quasi niente. Adesso stai lavorando per cercare di Per cercare di dargli un po' più di... Allora, si chiama la derivata farfalla. In termini vecchi sono le pompette di ripresa dei carburatori che a seconda della velocità con cui aprivi l'acceleratore davano uno spruzzo di benzina in più. Qua si fa elettronicamente e questo serve proprio a dare la prontezza di risposta all'acceleratore. Bello. Ora lui deve anticipare la mia mossa, deve sapere quando so prendere gas. No, io intendevo un'altra cosa per anticipo. Ora. Adesso mi sembra più reattiva, Sì, ma infatti va meglio. Signori, benvenuti. Per voi non è un nuovo video, per noi è un nuovo giorno. La Supra va in moto e adesso dobbiamo capire due cose. La prima è perché i fari rimangono accesi quando non dovrebbero essere accesi, e quindi adesso Lauro sta già cercando di capire l'impianto elettrico, insomma, come funziona, e poi dovremmo anche riuscire a rimontare tutto il cruscotto e provarla su strada, facendo una mappettina su strada. Insomma, questo lo scopriremo solo vivendo. Andiamo a vedere cosa sta facendo Lauro. C'è un po' di nebbia perché abbiamo acceso la Supra, ha ancora quel piccolo problemino della turbina, ma per fortuna Turbo Planet ce ne ha mandata una nuova e quindi appena termineremo tutto questo poi monteremo quella nuova e il problema del fumo all'accensione non ci sarà più. Ora abbiamo qui Lorenzo che si sta dilettando e soprattutto divertendo. Vero? Queste sono proprio le cose più divertenti. Questa macchina, nonostante abbia i suoi anni, ha già il sistema delle luci diurne, quindi anche se le altre luci sono spente, però in superstrada, in autostrada era già obbligatorio tenere le luci accese. Già nel 93 come erano avanti. Sì, esatto. Il problema è che non sappiamo bene dov'è questo relè. Quindi non sappiamo dove si trovi questo relè. No, quindi andiamo a caccia del maledetto relè. Quindi era meglio che rimanevano indietro, così questo relè non c'era ed eravamo a posto. Sì, il problema è che quel relè lì funziona eccitato da una massa che probabilmente è stata toccata quando hanno smanacciato. Esatto, e quindi dobbiamo andare a cercarlo. Il problema è che è anche eccitato, quindi bisogna trovare qualcosa che lo calma. Va bene, allora andiamo a calmare il relè. Andiamo a calmare il relè. Signori, dopo aver scoperto, smontando tutta questa parte, adesso l'ho rimontata, dove andava quel filettino giallo che ho anche fascettato per far sì che sia un pochettino più ordinato, dopo verrà chiuso dentro con l'altro pezzo di plastica sotto, abbiamo scoperto che i fari anabaglianti, i nostri amici Crucchi, li hanno messi sotto questo interruttore che era quello dell'antinebbia. Tu fai così e gli anabaglianti si accendono anche a macchina spenta, a quadro spento. Allora, risolto il problema dei fari, molto cioè non è risolto, abbiamo solo scoperto come funziona, poi dovremmo sistemarlo un po' meglio, perché diciamo che quell'impianto elettrico, cosa ne pensi Lorenzo? È abbastanza brutto. È a rischio incendio. Sì. E siccome non vogliamo incendiare questa macchina, c'è una buona probabilità di fare dei danni. Sicuramente lo sistemeremo, ma attualmente stiamo cercando invece di capire la problematica della radio. Cioè quello che succede adesso è che quando noi accendiamo la macchina, quando tu dai il quadro si accende la radio, quando accendi la macchina si spegne la radio e si riaccende, quindi bisognerebbe metterla in un altro filo, che adesso andiamo a cercare. No, aia. Madonna santa questo cane. Madonna santa questo cane. Nel frattempo, mentre Ios sta distruggendo il suo giochino, vediamo padre e figlio che fanno il test con computer, tester alla mano. Quindi Jack, oggi mi aiuterai a sistemare i collegamenti della wastegate. La wastegate è la valvola che scarica l'eccesso di pressione del turbo per mantenerlo a una pressione costante. È una valvola che è comandata dalla pressione, quindi ha uno o due tubetti che vanno sopra o sotto una membrana e facendo pressione o sopra o sotto la membrana tirano su o tirano giù una valvola che chiude o apre i gas di scarico. Qui dentro c'era un overboost della Greddy vecchio che abbiamo dovuto eliminare. Via. Quindi ci sono i tubi persi in giro e dobbiamo andare a vedere che giro facevano e che giro fargli fare adesso per farla funzionare. Giusto. Per adesso dobbiamo fare una mappatina per strada giusto tanto per poter circolare. La faremo andare alla pressione
pressione nominale della molla, cioè la pressione più bassa. Quindi la valvola, nella parte della membrana che tira sulla valvola, dovrà essere collegata con un tubetto alla pressione del compressore. Andiamo in pratica a vedere che cosa ha spiegato Lauro. Qua ci sarebbe la canzoncina. Lauro spiega. Ora noi cosa dobbiamo andare a fare? Andare a vedere che con tutti i tubi che sono stati staccati, compreso questo, dove vanno a finire. Comunque la wastegate, la parte bassa, va pressurizzata con questo tubetto e quella parte lì sotto rotonda è proprio dove c'è il polmoncino che la fa aprire o la tiene chiusa. Noi dobbiamo questo tubetto qua accertarci che vada nella Fino parte là. più vicina alla valvola e l'altro invece deve essere quello che va a finire qua. Data la mia esperienza decennale in furti di autoradio, che adesso non vanno più di moda, però vedete, mi è tornato utile, bisogna sempre fare bagaglio delle proprie esperienze. Allora signori, sto terminando, anche se non vi guardo negli occhi ma voi mi sentite, credo riuscite a sentire anche i miei richiami divini. Siamo riusciti a rimontare tutto il cruscotto, come vedete c'è tutto, c'è la nuova radio e adesso sto cercando di riagganciare qua sotto l'ultima parte. Signori, è arrivato il momento di far tornare in vita questa macchina, di provarla su strada, di mapparla su strada. Attualmente ha una quantità di polvere sopra incredibile e la prima cosa che faremo è andare a fare una bella benzina 100 ottani, quindi accendiamola e spostiamola. Sono emozionato, come se fosse la prima volta, però adesso che è stata smontata e rimontata anche dalle mie mani è più piacevole farla andare e anzi, se non funziona saprete il perché. Vado? No, aspetta. Adesso? Mamma mia. Papà sei ciccio, però mi schiaccia il piede. Benissimo, sei ciccio te allora. Che strano, poi bisogna anche fargli giustamente, guarda, Un attimino di convergenza. ma giusto un attimo. Darci sul bagnato così è proprio da suicidio. Guarda, se ti può far star meglio, anche quando freni, frena più un freno dell'altro. Va bene. Che bel suono, cazzo. Ogni tanto fa c'è da aggiustare. Beh, è una mappa fatta da fermo, È già qualcosa che funziona. Adesso facciamo partenza con sgommata. Dai, sul bagnato. E quindi il nome della GoPro l'hanno preso da quei cartellati, secondo te? La videocamera? No, non la prima c'entra cosa GoPro era un monopattino a motore che io ce l'ho ancora. Sì? E che nel 92, quando ho fatto il primo motor show, l'avevo presentato con il NOS. Gli hai messo il nostro monopattino? Sì, c'ho il monopattino 35 di cilindrata, un motore a motosega col NOS. 90 all'ora facciamo. Minchia, monopattino! Qua ci sta un po' di sgommatina, Facciamo i pirla, dai. 50 euro che sono tirchio. Bene. Barbone. Aspetta un attimo perché qua c'è una cosa che non va. C'è un'aspirazione d'aria da qualche parte? Sì, perché tiene, nonostante la farfalla sia chiusa tutta, però c'ha 1050 giri di minimo. Intanto proviamola che voglio vedere quanto corregge, Ok. per capire più o meno dove siamo con la mappa. Tu adesso cosa stai combinando, Lauro? La sto smagrendo un pochettino perché... Ma tu cosa intendi per glassa? No, aspetta Che che ho cazzo è sbagliato. successo? Non va più la macchina, Lauro? Ecco. Che cazzo cazzo di Ho messo che aveva degli iniettori da 40 cc. Ha buttato dentro una secchiata di benzina. Minchia, ha smesso di andare. Per la mappa su strada c'è la prova frizione scivolata e sgommata in uscita di rotonda? No. Lascia perdere. L'ho già ingrassata un pochettino di più perché era esageratamente magra. Ok. Qualcosetta di anticipo gli si potrebbe anche dare. Comunque rispetto alla farfalla di prima ti sembra che dondoli ancora tanto? Vabbè, allora no, nel senso che prima proprio faceva lo scalino e ti dava delle botte della Madonna, adesso è guidabile, dondolina ancora un pochettino. Sembrerebbe chiusa, guardateci anche voi amici.
me sembra chiusa, però te lo chiudo tutto e tu gli dai lo 0. Allora dimmi quando? Sì, anche senza ricollegare il manicotto? No, glielo puoi appoggiare. Glielo appoggiamo, dai. Come dici tu, glielo presentiamo. Buongiorno, io sono un manicotto. Salve, grazie. Si conoscono ancora abbastanza bene, un po' migliorato. Adesso quanto vede? 0592. Ok. Ok, adesso è 0586. Quindi si è chiusa meglio ora. Ma sembrerebbe. Allora, io adesso sono in terza, vuoi che provo ad accelerare? Sì. Moderatamente? Sì, lascia andare. No, Mi sa che... sa che qua ci facciamo del male. Bravissimo! Porca puttana. Non è il momento in cui si può guidare. In terza, Siamo andati a 0,35 si è messa di traverso. 0,35 bar? Sì. A 5.500. Ma tra l'altro Però sì. nella mappa influisce il fatto che lei stia sgommando o no? Ma sì, diciamo che perde un po' di carico. Esatto, per il carico sul Però motore. no, ma la questione è che qua io vedo che ho paura che ci sia un problema di regolatore pressione alla benzina. Vabbè, già Perché qua- abbiamo visto che non funzionava. Non so se quello lì sta funzionando perché vedo che qua mi chiama troppa benzina rispetto a quello che sta facendo. Ok, Mi sa che dovremo mettere mano al regolatore e dare un'occhiata forse anche alla pompa. ok, quindi facciamo, ci manca il regolatore, Regolatore pressione benzina e il suo bulbo che lo colleghiamo in centralina per vedere. va bene, E poi valuteremo se è il caso anche di cambiare la pompa oppure no. ok. Sì, anche perché tanto visto come si intraversa. Bravissimo, ma avevo un piede sul gas albo con te, il 30%, quasi riesci a vedere quanto ho dato? 28,5%. Vedi che sensibilità che hai. Cioè, ho dato il 30%. Bravo. E ci stavamo già uccidendo. Beh, comunque non mi sembra che giri male la macchina. No, è vero. Con quel pelo di gas stava già iniziando a spingere prima di sgommare Sì. come... Allora signori, io ho aspettato che smettesse di piovere, ma ho aspettato invano, quindi oggi la useremo lo stesso con la pioggia. Quindi avremo delle velocità molto basse e delle sgommate molto vaste, così la proviamo, poi verrà in un prossimo video mappata sul banco, poi più avanti mettiamo il turbo nuovo, insomma sapete già tutto. Intanto Dio. Io la signora non ha capito cosa stava succedendo. La signora ha pensato che stesse per esplodere qualcosa, poi non ha neanche la pop-off, quindi è un continuo. Gliela metteremo comunque. Il fatto che il turbo quando accendi la macchina fa quella fumata lì è perché secondo me a furia di colpi di ariete dentro nella turbina, dai oggi e dai domani c'è qualche trafilazione, comunque trafila olio, e quindi quando tu l'accendi l'olio è andato tutto nello scarico. Adesso ho sgommato un po'. Vedi, ti aiuta nel fare le curve. Sì, no, lei aiuta tantissimo a farti venire l'adrenalina. Bello. Il buco del sedere piccolo come uno spillo e tanti sorrisi. Però quella di prima infatti è stata soft, bella. Sul dritto, sì, però siccome è da sistemare gli angoli, vedi che tira a destra. Ah, ok. Dovevo un po' controsterzare perché sennò andavamo a destra. Porca. Porca. Sto dando poco gas perché guarda che sennò continua a sgommare. Madonna, è stata perfetta. Perfetta. Bellissima. Hai capito perché le auto a trazione posteriore, soprattutto se è un 2JZ, con questo motore è perfetto. Guarda, basta avere un po' di pioggia, un po' di cavalli e le gomme vecchie e tu sei perfetto. Rischi di farti malissimo ogni volta, però Non è un buon consiglio. no, bisogna sistemare un po' di cose, tipo gomme nuove, non usarla quando piove, sistemare qualcosa dietro perché secondo me ci sono tutti silent block vecchi, Certo. quindi dargli un attimo una regolata. Vediamo un punto attacco.
bello! Oh, allora l'ho posizionato bene il pedale. Hai sentito che roba? Ah sì? Eh sì! L'hai fatto... Ah, Sì, non sai quante volte l'ho montato, smontato, rimontato, smontato. Secondo me, guarda, avrò messo le viti del pedale, non esagero, secondo me 8 volte l'ho tolto e rimesso almeno 8 volte, perché una volta era troppo in alto, una volta era tutto a destra, cioè io voglio che si riesca a fare il puntatacco. Allora giro anch'io. è un po' lento. Sgoma subito, Con stile. Con stile. Va bene, mi dici tu dove andare a lavarla? Vai, andiamo. Perfetto. Signori, sono gasatissimo perché veramente stanno uscendo dei progetti della Madonna. La Supra è tornata viva, nei prossimi video la mappiamo bene sul banco, la rulliamo, vediamo quanti cavalli fa, poi gli mettiamo il turbo migliore, riproviamo quanti cavalli fa, quindi incredibile. Se state vedendo il video oggi, che è domenica, domani, lunedì 28, su Motor Trend andrà in onda il mio nuovo programma che si chiama Rate My Car, con voi all'interno del programma, macchine incredibili, e usciranno su questo canale anche delle puntate inedite, delle reazioni sempre sul programma, quindi potete vedere sia su Discovery Plus, sia su Motor Trend, sia sul canale dove siete già adesso, un sacco di robe bellissime. E poi cosa ve lo dico a fare? L'RVB, il progetto RVB, siamo molto vicini all'acquisto della 964 e da lì poi dopo si parte. Quindi signori, rimanete sintonizzati, se non siete iscritti iscrivetevi, è gratis, e noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto.